che mi ha garbato particolarmente è quella dove Raina si doveva mettere l'apparecchio, perché anch'io ce l'ho e mi ha colpito tantissimo quella parte. Quando Raina decide di chiudere con i propri vecchi amici, perché è stata, diciamo, una scelta forte, una scelta di polso, perché dopo aver subito questo atto di bullismo, infatti mi hanno tirato giù i pantaloni, mi viene da dire, cavolo, che è stata veramente una scelta forte. Quando lei si è rimessa i denti nuovi, che mi è dispiaciuto di lei quando li ha persi. Beh, mi ha colpito il punto in cui Raina, la protagonista, praticamente pensa al dover cambiare look per il suo ragazzo. È quella in cui Raina si trova a doversi mettere il baffo, l'apparecchio, quello con l'elastico dietro il collo, perché è capitato di doverlo mettere anche a me. Quello che mi ha colpito di più è stata la frase che c'è scritto: mi sentivo un po' sola a volte, ma non mi pesava. Secondo me questo significa che lei, anche se era da sola, era contenta perché lei non aveva più nessuno che la considerava come una nullità. Mi è piaciuto il personaggio che si chiama Raina perché è simpatica e mi è garbata la sua storia, come l'ha vissuta. La parte del libro in cui comincia anche le medie e tutti i suoi amici, c'è anche questo, in seconda invece arriva anche questo primino che al primo sguardo gli piace, e poi invece arriva anche questo altro ragazzo che gli piace più del primino. Il personaggio che mi ha colpito particolarmente è stato la sorellina piccolina Amara, che il nome è bellissimo, bellissimo nome, infatti mi sono segnata la mamma quando spiega da dove deriva il nome. Abbiamo un carattere molto simile perché io ho una sorella maggiore che ha 25 anni, si chiama Barbara, perciò mi rispecchiavo molto in lei, che stava lì e la punzecchiava e gli diceva: che stai facendo, dammi le matite, perché non mi dai le tue matite? Mi sono rispecchiata molto in lei, ecco, sì, devo dire sì. Mi è piaciuto molto la parte del serpente, quando lo ritrovano in macchina. Quando le due sorelle appunto hanno trovato il serpente nella macchina. Un personaggio che mi ha colpito particolarmente è stato quello di Reina, perché essendo la sorella maggiore mi ci sono rispecchiata molto. La parte della storia che mi ha colpito di più è stata quando sono nel bus lì, che è una macchina in realtà, e si è rotta e sono nel deserto e sono solamente Reina e Amara e stanno parlando e praticamente si rendono conto che i loro genitori non vanno più tanto d'accordo, perché i miei genitori si sono separati e mi sono rivista, mettiamola così, perché anche io con i miei fratelli mi sono trovata a parlare se pensavamo che fosse andato qualcosa di storto, infatti poi si sono separati. È la sorella più piccola perché praticamente è la copia di mio fratello, che però è più grande di me, quindi diciamo le sorelle sarebbero invertite e quindi è praticamente uguale, diciamo che è la copia perfetta. È la sorella maggiore perché comunque mi ci rivedo un po' anche io, perché comunque anche nei momenti con mia sorella che ho difficoltà comunque riesco sempre a parlarci oppure a dialogare e sapere sempre come risolvere una situazione anche di difficoltà comune oppure anche singola. Nel complesso è tutto molto carino il libro, non c'è proprio un punto particolare o un personaggio, ecco. Un personaggio che mi ha colpito particolarmente è Christy, perché riesce a gestire il fatto di essere una figlia di genitori divorziati
e anche se all'inizio è un po' contro il matrimonio tra la madre e diciamo il nuovo fidanzato della madre, riesce comunque ad accettarlo e a vivere serenamente con lui e con i suoi figli. Sì, è stata la protagonista. Mi ha colpito di più quando delle ragazze che possono andare alle feste, cioè fanno la festa, però nel frattempo fanno le babysitter, come essere un adulto e ritornare bambini. A me le medie mi piacciono tantissimo, sono veramente magnifiche. Io me le immaginavo un po' però le casiniste. Io prima di iniziare le medie avevo molta paura di essere separata dalla mia migliore amica e dei professori, dell'aspetto dei professori, però dopo i primi giorni mi sono sentita a mio agio. Il primo giorno ero un po' spaventata perché scuola nuova, maestri nuovi, anche nuovi compagni, però dopo che è iniziata, dopo un po' mi sono abituata e è andata bene. Spaventata no, però mi ero un po' emozionata al fatto di cambiare scuola. Quando dovevo entrare al liceo all'inizio avevo delle aspettative un po' vaghe, perché dopo tutto ritengo che comunque sia dopo le medie è difficile capire se sia stata la scelta giusta. All'inizio anch'io ero come Raina, diciamo un po' timoroso, avevo paura. E poi appena sono entrato ho conosciuto i miei compagni, visto che sono abbastanza sociale, quindi mi sono sciolto subito e ho fatto amicizia in fretta. Pensavo comunque di dover iniziare una nuova vita, poi però invece trovandomi in mezzo alla nuova gente, anche alle nuove materie così, non ho notato un grandissimo cambiamento, mi sono adattata abbastanza bene restando appunto me stessa. Ero un po' spaventata perché avevo paura della scuola e avevo paura dei nuovi professori e dei nuovi compagni, però alla fine è andato tutto bene. Ci prendiamo in giro su anche delle sciocchezze, perché essendo amici ci siamo un po' conosciuti e quindi non ci prendiamo tanto in giro a vicenda e non ci prendiamo tanto in giro. C'era praticamente un gruppetto di ragazzine che si pensava di essere superiore agli altri e allora agli altri bambini gli diceva: te non puoi stare con noi, non sei alla nostra altezza, non sei al nostro livello. E su quella cosa lì un po' ci ho sofferto anch'io. Ci sono alcune ragazze che prendono in giro alcuni maschi per il loro comportamento e per il loro aspetto fisico. E alcune volte prendono pure me in giro perché indosso il foulard e tutto questo. A volte mi prendono in giro perché parlo un po' male, però sinceramente a me non me ne importa niente, perché se questa cosa è una cosa che mi serve, anche se parlo male non fa niente, perché questa cosa a me mi serve e se parlo male, parlo male. Magari a volte piango perché quando un'offesa è pesante ci rimango male, però a volte anch'io magari cerco di capire perché hanno detto quelle cose su di me. Io di solito reagisco non con le mani, mai reagito con le mani, ma con le parole, cerco di rigirare la frittata a mio favore. Se quella persona la conosciamo da tanto tempo, un po' ci dà noia perché sa che noi siamo fatti così e quindi non è che dovrebbe prenderci in giro. Però se non la conosciamo non ci importa tanto. L'importanza degli altri, il giudizio degli altri volevo dire, per me è molto basso, almeno si vede anche dai miei capelli che sono abbastanza disordinati
Più che altro a me sente molto l'amicizia, tipo se sto simpatica a uno, se non sto simpatica a un altro. Tipo nel libro, non mi ricordo bene ma non credo ci sia scritto, invece a Reina nel libro gli importa moltissimo perché si deve mettere l'apparecchio e anche il baffo e tutte queste cose. Non sono come Reina perché a lei importa tanto il giudizio degli altri, soprattutto quando si doveva mettere l'apparecchio e quando si doveva mettere il baffo, proprio si è impanicata tantissimo e quindi non sono come lei. Inizialmente quando avevo quest'età, magari soprattutto nel periodo delle medie, davo un po' più di peso a quello che pensavano gli altri. Però poi dopo ci ho pensato e se si passa tutta la vita a pensare di agire come vogliono gli altri, come gli altri preferiscono, poi dopo noi non ci mostriamo mai per quello che siamo agli altri e quindi nessuno potrebbe conoscerci. Naturalmente un po' di giudizio lo do perché soprattutto per le persone a cui voglio bene, perché so che anche loro vogliono il mio bene e quindi se loro mi dicono che un mio comportamento magari non è giusto, ci rifletto e prendo in considerazione i loro consigli magari, mentre per le persone che magari non mi conoscono neanche e si mettono a giudicare così solo senza conoscere, allora non li ascolto proprio. Se chi la subisce magari ci rimane male e invece quello che l'ha detta magari crede che sia una cosa su cui quell'altro non soffre, ma magari lui soffre. Ora che sono più grande, del giudizio degli altri diciamo che mi importa relativamente perché io mi faccio vedere per quella che sono e quindi cerco di rapportarmi così come sono senza nascondere niente. Sinceramente un po' ho paura di essere giudicata. Se sono persone che ritengo importanti per me o comunque persone a me vicine, il loro giudizio è importante. Perché mi può aiutare a crescere appunto. Se invece sono persone delle quali non mi importa, non ci do molto peso. Sì, c'è una ragazza che mi piace anche se quando sto cominciando le medie è tanto che non ci vediamo. Perché siamo in classi diverse e io vado col pullman e invece a lei viene presa dalla propria madre. C'era un ragazzo che mi piaceva, però ora ho lasciato perdere perché ormai non mi interessa più. No, non mi è mai garbato nessuno, però mi stavano simpatici molte persone. In particolare ce n'era uno che si chiama Federico. E mi piaceva, però si è messa insieme a un'altra mia amica. E vabbè. Però ce n'è sempre un altro singolo che anche lui non è male. Gli regalerei un abbraccio oppure un cuore con i cioccolatini dentro, normale. Un cuoricino con su scritto ti voglio bene e io invece gli ho regalato sempre un cuore di stoffa con scritto ti voglio bene. Una sorella maggiore, si chiama Barbara e ha 25 anni. Una più grande e una più piccola. 2 sorelle gemelle. Sì, ho un fratello più piccolo. Sì, 2 fratelli più grandi. Io sì, ho un fratello più grande. Sì, un fratello più grande. Io ho una sorella. Sì, ho 3 sorelle. Anch'io ne ho 2. È stato un rapporto abbastanza pacifico, però c'era una cosa che io odiavo. Io ero fissata con le Barbie, le mie Barbie erano sacre
lei aveva il vizio di prendere le mani delle Barbie e masticarle, perciò avevo le mani delle Barbie che sembravano delle sirene palmate. Io ero arrabbiatissima, questa è stata una cosa che ho sofferto tanto e anche ora infatti glielo rinfaccio sempre, dico comprami una Barbie perché sono tutte rotte. Quando io ero più piccola litigavamo molto spesso per la televisione. Beh, ci sono state tante, anche il programma da guardare alla TV o semplicemente la gelosia per i miei genitori. Dico tutto ma anche niente, cioè si litiga quando si litiga e siamo super compatti quando c'è da esserlo, cioè. Io allora, una parte un po' diciamo comica così, che per esempio il cibo, se c'era non so un panino così si faceva la lotta per chi lo prendeva, oppure anche le cose più banali, il posto a sedere in macchina e cose di questo genere. Io litigavo spesso con mio fratello per l'ordine della camera, perché ovviamente io avevo tutti i giochini, le macchinine, i Lego, no? E però quando li usavo li mettevo sempre a posto, e soltanto che mio fratello entrava in camera e praticamente vedeva le scatole e le prendeva a calci e poi mi incolpava a me perché c'era casino nella stanza, e allora io mi arrabbiavo, urlavo contro. Spesso la mia mossa era disfargli il letto perché non potevo fare altro, era più grosso di me, e poi appena mi toccasse che urlavo mamma, così mi veniva a difendere. Andavamo d'accordo abbastanza su tutto, a parte queste piccole screzi fra sorelle, il resto siamo veramente molto legate. Le cose su cui andavamo più d'accordo erano quando dovevamo prendere delle piccole decisioni in casa con i nostri genitori, piccole cose, via. Quando qualcosa non ci stava bene che facevano i miei genitori ci coalizzavamo contro di loro. Sì, contro i genitori andiamo d'accordissimo. Eravamo spesso d'accordo sui film, cioè ci piacevano sempre gli stessi film oppure gli stessi libri, però in altre cose non eravamo tanto simili. La mia mamma è stata operata al seno e perciò io ero in quinta superiore, avevo l'esame e lei aveva la triennale, la laurea stava facendo, perciò lì ci siamo legate veramente tanto perché mamma era ricoverata, è stata via all'ospedale, sicché lei era diventata la mamma della casa, faceva tutto, mi aiutava e lì sì, veramente quel momento lì sì, molto legate. Sì, un momento particolare dove ci siamo sentiti vicini è stato quando loro erano, diciamo, abbastanza piccole, che io andavo nel letto insieme a loro e gli raccontavo delle piccole storie per farle addormentare. Come dicevo prima, appunto quando ci coalizzavamo contro i miei genitori, ma anche semplicemente quando mi racconta com'è stata la sua giornata e magari non racconta i miei perché sono cose un po' più intime sue, mi fa sentire molto vicina. Quando i nostri genitori ci hanno preso e sul divano ci hanno detto che si volevano separare. E allora i miei fratelli sono stati vicino. Mi sta commuovendo. In macchina mi ha ricordato, glielo raccontavo anche a mamma, un viaggio che si fece io, mamma e papà e la mia sorella quando ero piccolina, ero alle elementari, e si andò a Vienna però in macchina e in autostrada mi ricordo mentre si stava sorpassando il confine italiano iniziò a nevicare e papà aveva la macchina con i sedili dietro che tiravi giù e c'avevi il tavolino e mamma ci fece pane e Nutella e sicché lì ero felicissima perché mangiare il pane e Nutella con fuori la neve ero al settimo cielo, infatti sì, me l'ha ricordato, devo dire, sì. Siamo andati all'isola d'Elba, mi è piaciuto molto perché abbiamo vissuto una bella vacanza insieme. Una volta quando siamo andati in Trentino Alto Adige, tutti e 5 insieme, ci siamo molto divertiti e dato che le mie sorelle erano un pochino più grandi abbiamo giocato insieme e sperimentato un po' di cose in montagna, ecco. Io ne ho fatti un botto di viaggi. Di sicuro è quando i miei stavano ancora insieme. Io sì, quando siamo andati in Francia che io ero piccolo e praticamente io, vabbè, ero piccolo per modo di dire, avevo
12 anni, però mi ero dimenticato praticamente sia le calze che le mutande e perciò mio fratello praticamente per tutta la vacanza mi ha prestato sia le sue calze e spesso anche i suoi vestiti, perciò avevo dei pantaloni che per lui erano corti che per me arrivavano fin sotto la caviglia ed era troppo buffa come scena, poi c'ho anche una foto con lui. Io sono andato in montagna dove andavo molto spesso e al ritorno è stato veramente bello perché i nostri genitori ci hanno portato a Gardaland e per me e mia sorella è una cosa bellissima perché siamo molto appassionati di giostre così e quindi ci è piaciuto molto. Sì, in molti viaggi, cioè io e la mia famiglia facciamo molti viaggi, anche cose tipo di 3 giorni e in quelle occasioni io e mio fratello stiamo in camera insieme e dormiamo io e lui. E devo dire che lì più che un fratello è un amico perché cioè, faccio le cose che farei con, non lo so, uno di loro via. Ed è bello perché si fanno tanti danni, poi... Da piccolina non me ne rendevo conto di avere una sorella maggiore che fosse un potenziale per noi, no? Perché insomma è grande, ti porta a giro, la chiami, c'è sempre, perciò ora crescendo me ne rendo conto, è veramente una roccia, è veramente importante, diciamo così. Crescendo il nostro rapporto è molto migliorato e poi essendoci una grande differenza di età diciamo che non abbiamo grossi problemi e niente. Non è che siamo cresciuti molto perché siamo tutti e due abbastanza ancora in adolescenza, però avendo il cellulare nella mia stanza mi rinchiudo lì e quindi ho meno tempo per poterci litigare. Allora, il mio rapporto con la mia sorella per alcuni versi è migliorato, per esempio per comunque argomenti più da adulti è migliorato, quindi parliamo anche in generale di problematiche della nostra età. Beh, devo dire che è migliorato parecchio perché litighiamo meno, andiamo più d'accordo, poi certe volte usciamo anche insieme, raramente, però una cosa che prima non l'avremmo mai potuto fare, ad esempio. Con mio fratello è cambiato soprattutto perché ora lui, è molto più grande di me, ha 22 anni, e però è cambiato anche perché non lo vedo spesso perché ormai lui non è più a casa con noi ma ha una casa sua, però quando viene è molto bello perché stiamo praticamente tutto il giorno insieme e poi si fanno praticamente le stesse cose che facevamo quando eravamo piccoli, cioè litigare alcune volte, poi guardarci un film insieme, cucinare, perché a parte bruciavamo qualsiasi cosa, però sì, il rapporto è rimasto più o meno lo stesso. Ho 3 gatti, ma mi piacerebbe anche avere un cane. No. 3 cani e delle mucche, non mi ricordo, e delle galline, però è Marocco. Io ho un cane, 3 gatti e le galline. Sapere che qualcuno prende in giro o addirittura fa degli atti, diciamo, con cattiveria nei confronti di altre persone, a me fa veramente prendere i brividi e fa proprio, passatemi il termine, schifo. Picchiare una persona perché lo ritieni sfigato, oppure perché non ha il cellulare l'ultima moda, si veste un po' peggio di te. Penso che soprattutto oggi, insomma, con internet, WhatsApp, Facebook, tutte queste app che ci mettono in comunicazione, ci sono molte più possibilità, no, di essere presi di mira. Sono dell'idea che bisogna educare e non c'è posto migliore della scuola per mandare un messaggio del genere. Se vedo uno che bullizza un altro, o lo dico a un professore o intervengo separandoli o facendo qualcosa, perché
proprio una cosa che la odio, il bullismo. Sono stato anch'io, diciamo, bullizzato un tempo e quindi capisco quelli che sono stati bullizzati. Come ho reagito? All'inizio stavo zitto, perché dirlo alla madre, la madre interviene, lo dice il professore e te fai tipo la parte del bimbo, vado dalla madre, piagnucolo. Poi ho capito che era la soluzione migliore e non sono andato dalla mia madre, sono andato dalla professoressa e gliel'ho detto e abbiamo sistemato le cose. Quando ero più piccolo alle medie era importante secondo me quello che pensavano gli altri di me, perché crescendo uno cerca di essere accettato nel gruppo e quindi farne parte, e magari ci sono degli standard o dei canoni che devi rispettare, diciamo, per far parte dei tuoi amici. Invece adesso crescendo capisco che è più bello tirar fuori quello che è in noi stessi invece che copiare tutto quello che è intorno a me. Il giudizio degli altri è sempre stato un po', condizionante, ti condiziona, perché anche se dici a me non mi importa niente di quello che dicono gli altri, un minimo di il giudizio ti influenza sempre, diciamo. E in quei tempi, sembra che sia vecchissimo, vabbè, e il giudizio contava molto, perché avevo paura, di essere un po' emarginato dai gruppi. Ora è un po' diverso, perché anche la cosa di seguire le mode non è che mi faccio influenzare più di tanto, so che ho una mia mente indipendente, quindi se la cosa mi piace la faccio, se non mi piace e so che è rischiosa e che porta a cattive conseguenze non lo faccio. All'età di Raina il giudizio degli altri secondo me era una cosa che anch'io sulla mia pelle ho provato e era una cosa che aveva una certa importanza. Sono convinto che ognuno di noi debba fare un percorso come quello che poi fa Raina nella sua vita, nella sua adolescenza, no? Un percorso di presa di coscienza su chi siamo, su quanto veramente ci importa quello che gli altri pensano. No, non ho mai avuto una babysitter, ma allora, molte volte sento dire che si instaurano rapporti tra la babysitter con la bambina o il bambino, insomma, quindi magari, perché no, può diventare un'amica, quindi certo. No, io non ho mai avuto una babysitter. No. Sì, ma alla fine sì, se riesci a gestire i nonni, i parenti, va bene anche così, fanno loro, da babysitter. No. E spero di non avercela, sinceramente. No, io non ho mai fatto la babysitter. Sarebbe carina farla come esperienza, rapportarsi con bambini più piccoli, magari è anche un aiuto, una crescita personale. Diciamo che particolarmente non ho mai fatto babysitter a nessuno, però magari mi sono trovata a volte a casa di amici dove abbiamo aiutato con i fratelli, cose così. Io ho la mia sorella piccola, è insopportabile, però mi piacerebbe fargli da babysitter, solo che con lei non ci riesce nessuno a fargli da babysitter. Insomma, sì, perché anche nei momenti che sono da sola c'è qualcuno che gioca sempre con me. Quando hai quell'età capita molto spesso di litigare per delle sciocchezze, anche per delle gelosie magari all'interno del gruppo, e quindi erano principalmente questi gli argomenti che ci facevano discutere. E sì, diciamo queste, ma erano sempre cose piccole, niente di importante.
Passava il tempo e piano piano si riallacciavano i rapporti e andavamo avanti poi nel nome dell'amicizia, quindi... Con i miei amici e con le amiche litigo particolarmente magari su differenze su varie cose, magari su opinioni diverse o magari anche sul fatto di pensarla diversamente su qualcosa, e poi magari su i rapporti con le altre persone, la paura di magari difetti fisici o cose così. E dopo un litigio diciamo che cerchiamo di parlarne con più tranquillità e discutere per bene quello di cui parlavamo prima, cercando di essere più tranquilli e evitare magari di arrabbiarsi per niente. Di stupidaggini e per cose non serie, cioè ci divertiamo a litigare. Tipo per scegliere nomi di gruppi per WhatsApp, cose del genere, non mai niente di serio, sempre anche noi a casa. Dopo 3 secondi torna tutto come era prima. Noi invece è normale, cioè lasciamo stare e poi continuiamo a parlare come se nulla fosse. Di solito litighiamo per delle cose un po', cioè della scuola. Per esempio di altre amiche, che lei vuole stare con l'altra e invece io voglio stare con lei. Un'altra amica che è la più brava, un po' che riunisce, cerca di farci fare di nuovo amicizia, di rimetterci tutte insieme. Quando avevo l'età delle protagoniste del libro avevo un gruppetto di amiche che praticamente giravamo sempre insieme e facevamo tutto insieme, e alla fine poi col passaggio alle superiori si è un po' sfatto, però riusciamo sempre a trovarci e a lavorare insieme. Sì, io avevo un club di amiche e spesso ci ritrovavamo per fare pigiama party e uscivamo, diciamo, magari andavamo a fare un giro in città insieme, le cose che fai quando più o meno è quell'età che inizi un pochino a uscire, o comunque appunto eravamo un gruppo, quindi stavamo sempre insieme, quindi abbiamo fatto tante cose, sì. E con il mio gruppetto di amiche uscivamo insieme i sabati pomeriggio, oppure facevamo tutti i lavori che ci chiedevano di fare a scuola, tipo cartelloni o attività extrascolastiche, e alla fine riuscivamo sempre, magari unendo le nostre qualità, a gestire al meglio il lavoro che ci veniva dato, quindi magari cartelloni, una faceva il disegno, una sceglieva le foto, una decideva come decorare il cartellone. Io no, non ho mai avuto un club, però personalmente vorrei averlo. Io non l'ho mai avuto, ma desidero tanto non avercelo mai. Sì, diciamo si formavano dei gruppetti e si andavano ad aiutare delle persone che avevano bisogno di una mano. Buon anno a tutti, bentornati. Salve prof, grazie. Ciao Reina, wow che bei denti. Ciao a tutte. Ci manca una giocatrice, vieni in squadra con noi? Strano, succede qualcosa quando sorridi agli altri. Anche loro ti sorridono. Io questa pagina l'ho pensata come un cambiamento che arriva dopo un po' di tempo. E questo cambiamento è anche molto importante perché la seconda vignetta viene ringraziata i professori gli fa un complimento. Invece nella terza la invitano nella squadra, mentre nelle ultime due, dove c'è quello che gli piace, dice che c'è qualcosa di strano, che quando ti sorride qualcuno anche l'altro ti sorride, nel senso che acquisisci anche tu una certa importanza per gli altri. Sì, in effetti prima veniva, quando si era rotta i denti, prima veniva un po' messa da parte, veniva presa in giro, invece ora quando
è cambiato tutto dopo questo anno, tutti la riempiono di complimenti e la fanno entrare in squadra e quindi lei dopo diventa molto felice. E se fosse vero, se Sean si accorgesse di me se cambiassi look, sarei disposta a cambiare solo per lui? Essere un adolescente è uno schifo. E leggendola mi ricorda molto un mio amico che per essere accettato dalla sua ragazza ha dovuto fare dei cambiamenti e poi dopo se n'è pentito. E quindi non fatelo. Direi che qui è, diciamo, il farsi coinvolgere nella moda, diciamo, perché Raina cerca di essere se stessa, però pur di piacere a un ragazzo tenta, cioè fa di tutto e quindi cerca anche di seguire la moda, anche se non è, diciamo, per lei. Personalmente per amore, diciamo, si fa tutto, però oddio, fossi stata lei forse sarei fatta trasportare un po', diciamo, dai cuoricini che mi ronzavano in testa e forse l'avrei provata anch'io. Però d'altro canto dobbiamo essere anche un po' indipendenti e crearsi una propria personalità, quindi da un lato lo trovo un po', diciamo, forzato. Smile in questa particolarità è molto molto riflessivo, soprattutto anche la scena in cui Raina viene vestita e poi derisa, no, dalle amiche. È una scena che personalmente ovviamente non ho provato, ma che mi ha dato da riflettere su questo aspetto. Se a una persona piaci, diciamo, come lei provava per Sian, anche quell'altra persona ti dovrebbe apprezzare per quello che sei, non per quello. Non è che ti devi mettere una maschera per far piacerti a qualcun altro. Quindi secondo me lei sbaglia a pensare queste cose. Che strana la terza, per tutte era cominciata la pubertà, ma a ritmi differenti, ricci improvvisi, più alta, più fianchi, seno enorme, acne, musona. Erano tutte preoccupatissime. Vestiti, trucchi, capelli, bruffoli, dieta, eccetera. Quando è che abbiamo smesso di parlare di cartoni? I ragazzi se ne accorgevano e agivano di conseguenza. Esposte i cambiamenti che sono tipici delle ragazze, in questo caso nel periodo della pubertà, e appunto proprio questi cambiamenti magari spesso sono presi come punto per bullizzare. Come appunto magari capita che uno ha troppi brufoli e allora uno si mette a prenderlo in giro e naturalmente le persone che sono bullizzate magari dovrebbero da una parte non prendersela per quello che dicono le altre persone. Spesso infatti facendo così poi i bulli si annoiano perché non trovano reazioni e quindi lasciano perdere. E un altro tema importante qui è che Raina pensa quando è che abbiamo spesso di parlare di cartoni. Infatti non è detto che al periodo della pubertà uno poi dopo debba smettere da un punto all'altro subito così di essere comunque un bambino, perché il percorso dall'infanzia all'adolescenza è comunque un percorso lento che si fa piano piano e crescendo comunque non bisognerebbe mai, secondo me, sopprimere totalmente una nostra parte infantile, dovrebbe sempre rimanere. Buon anno a tutti, bentornati. Salve prof. Ciao Ragna. Oh, che bei denti. Grazie. Ciao a tutti. Ci manca una giocatrice. Vieni a squadra con noi? Strano, succede qualcosa quando sorridi agli altri. Anche loro ti sorridono. È come se è successo a me, perché anch'io avevo
perché anch'io è successo che mi sono rotta un dente e ho dovuto fare solo un apparecchio piccolo, e anche quando ho tolto l'apparecchio tutti quanti iniziavano a sorridermi e tutte le mie amiche iniziavano a non prendermi in giro e poi tutti quanti, poi a dire la verità, tutti quanti mi iniziano a sorridere come Raina. Sarebbe la fine del mondo se dovessi fare a meno del Walkman per qualche ora? Sì. E se la mamma non tornasse mai più, non sarebbe peggio? Amara, tu pensi che mamma e papà si separeranno, vero? Non lo so. Ecco, è un argomento è particolare, perché Raina è riuscita a inserire all'interno di un fumetto per bambini, diciamo così, più per una fascia minore rispetto a me, un argomento così come la separazione dei genitori, e lo affronta veramente con serenità, con tranquillità. E infatti ci sono rimasta anche un po' male, perché all'inizio questi due genitori viene presentata come la famiglia, 3 bambini, una casa piccola ma abbastanza bella, e perciò sì, mi ha colpita abbastanza, devo dire. Ecco, questo è stato il momento dove nel libro le 2 sorelle si sono preoccupate che i genitori si separassero, e io penso che sia stato, diciamo, che è partito da qui il loro, diciamo, dove sono entrati in pace, perché sono riusciti a capire insieme un problema della famiglia e si sono preoccupate della stessa cosa senza entrare in litigio e trovare conforto l'una nell'altra. Su questa scena mi fa capire anche l'importanza della tecnologia ormai per noi giovani, come dicevo prima, infatti il cellulare per me è importantissimo, e anche il fatto che comunque è importante se i genitori si separeranno o no, perché comunque è influente nella famiglia. Per me questa è stata una delle scene più importanti, perché comunque si vede che nelle problematiche comunque hanno litigato per tutto il viaggio, però alla fine sono riuscite a dialogare, e la sorella maggiore si è comunque un po', come dire, vergognata della sua rabbia che comunque mostrava un po' alla sorella, e la sorella, che è sempre stata come è una bambina, ha provato a fare un discorso serio con la sorella, e quindi sono riuscite a dialogare, a parlare, a essere comunque tristi insieme, però perché hanno ragionato sul fatto che i genitori si potevano separare. Allora, questa scena mi ricorda un po' una volta in cui io e mio fratello abbiamo assistito all'unico momento in cui i miei genitori hanno un po' litigato, proprio l'unico, perché poi non è mai successo nulla di simile, sono proprio una coppia molto affiatata. E lì poi mi ricordo che stavamo andando a fare un'escursione, io e mio fratello siamo scesi per primi e ho chiesto a mio fratello, molto triste, quasi in lacrime, se i miei genitori se lui pensasse che i miei genitori si stessero separando. Mi ha detto chiaramente no, che non stava accadendo. Mi sa che devo andare, è quasi ora di cena e mia mamma esce con Watson stasera. Chi è Watson? Il suo fidanzato. I miei sono divorziati. Oh, anche i tuoi sono divorziati? No, sono sposati da 16 anni. I miei sono sposati da 20 anni. Mia mamma è morta che ero bambina, aveva il cancro. È tutto. Ok, davvero, non me la ricordo. Ma a volte vorrei ricordarmela. Devo proprio andare. Allora, vabbè, è un dialogo tra queste ragazze, appunto, e fa vedere le diverse situazioni familiari di queste 4 amiche. Alcune sono, diciamo, un pochino più gravi rispetto alle altre, però sono affrontate, diciamo, da adulte quasi. E quindi c'è un confronto e ci può far pensare, magari in base anche alla nostra situazione, quanto siamo fortunati, diciamo, magari, o un aiuto per affrontarle se anche noi viviamo situazioni del genere. Diciamo che in questo pezzo si rapportano un po' le situazioni delle protagoniste, perché praticamente c'è Christy che viene da una famiglia divorziata dove c'è il problema della madre che sta con un altro uomo, mentre c'è Marianne che ha perso la madre da piccola e non se la ricorda. Diciamo che questi sono tutti problemi che
un ragazzo di oggigiorno possono provare, però magari con un gruppo di amici riescono a risolvere e magari a camuffare il dolore che posso provare e quindi a superarlo poco alla volta. La verità è che Watson è un padre bravissimo. Tiene molto spesso André e Karin e passa con loro tutte le vacanze. Non come mio papà. Cara mamma, mi spiace di essere stata maleducata. Ho ancora molto da imparare sul decoro. Spero tu abbia passato una bella serata. Ti voglio bene, Cristi. Cara Cristi, ti voglio bene anch'io, mamma. Che questa bambina, la protagonista, aveva bisogno di un papà che gli stesse sempre accanto e che non la lasciasse mai da sola. Una cosa che mi viene in mente è quando lei ha conosciuto un nuovo dentista, perché io è da poco che ho il dentista che adesso, perché è anche di mia madre, quindi è un po', sa molto di più degli adulti e quindi la prima volta non ero tanto felice di andare da una dentista per gli adulti, però dopo l'ho conosciuta ed è simpatica ed è brava. Il senso del libro secondo me è che non bisogna rendersi davanti a tante difficoltà, che poi tanto si risolve tutto. Come mi è successo a me e altri miei compagni, si è risolto tutto dopo. A dire la verità mi garba tutto il libro perché è stato molto divertente leggerlo e l'ho letto tantissime volte, anche se te lo leggi tantissime volte non ti annoi mai perché è molto divertente e molto simpatico e mi garba la Raina perché è una ragazza fantastica e poi non è come dicono le sue amiche che come si veste è brutto, però a me mi garba come il suo aspetto e come si comporta e tutto. E poi l'apparecchio gli stava bene, non è che gli stava male. Io da questo libro mi porto a casa che il legame tra sorelle o fratelli in generale è molto importante e che soprattutto bisogna sempre appoggiarsi al fratello o sorella che sia, perché è un legame che resta sempre nel tempo, qualunque cosa succeda e qualunque cosa accada, e è molto importante. Semplicemente che il legame tra fratello e sorella è inevitabile. Io da questo libro, dopo averlo letto anche svariate volte, ho capito che con mia sorella mi devo comportare in modo diverso, quindi in alcune situazioni ci può anche stare che litighiamo, però poi dobbiamo sempre comunque fare, diciamo, fra virgolette, fare pace, quindi parlarci e dialogare. Mi porta a casa il fatto che, visto che ci sono stati dei flashback nel libro, si è vista un po' un'evoluzione del rapporto fra sorelle e mi sembra proprio lo stesso rapporto che abbiamo avuto io e mio fratello, che poi è cambiato pochino e quindi mi sembra un po' la storia fra queste due sorelle mi sembra molto simile alla storia fra me e mio fratello. Più che altro mi ha fatto ricordare eventi di quando ero molto piccolo che se non avessi letto questo libro non mi sarei mai ricordato. Allora, questo libro per me è stato molto bello perché mi ha insegnato tante cose, ad esempio a parlare con le amiche quando litigo invece di tenermi tutto di dentro. Anche a me, però a me quando mi succedeva qualcosa che avevo paura di dirlo, di esprimerlo. E prima non lo facevo perché avevo paura. Di questo libro, appunto come ho detto prima, è un libro, diciamo, che forse per un'età più piccola poteva avere un'influenza un po' più incisiva. A me è piaciuto e quindi vabbè, è una storia che appunto mi ha riportato indietro e è stato molto carino leggerlo.